Nonostante tutte le disgrazie, Cosimo è riuscito a assicurarsi la discendenza per il figlio maschio Francesco I, tanto che combina un matrimonio di interesse molto importante. Nel 1565, infatti, Francesco sposerà l'arciduchessa Giovanna d'Austria, sorella dell'imperatore Massimiliano. In occasione di questo matrimonio, il cortile di Palazzo Vecchio viene affrescato con le vedute delle città e dei possedimenti austriaci per far sentire a casa la sposa quando per la prima volta arriverà a Firenze, e Cosimo ordina al Vasari la costruzione anche del corridoio vasariano. Dopo il matrimonio di Francesco, Cosimo lascia progressivamente le redini del potere in mano a suo figlio, essendo ormai stanco e sofferente. Il Granducato di Toscana è proprio in ottime condizioni economiche grazie agli sforzi di Cosimo. Negli ultimi anni della sua vita Cosimo si risposa però con Camilla Martelli, una donna fiorentina di origini modeste che i figli non accetteranno mai, accusandola di sfruttamento e angherie proprio nei confronti del padre. Pensate che alla morte di Cosimo, nell'aprile del 1574, Francesco la farà addirittura rinchiudere nel convento delle Murate. Francesco sale così al trono di Toscana nel 1574 e vi resterà fino al 1587. È già sposato da 9 anni con Giovanna d'Austria, ma questo, a differenza del padre, non è affatto un matrimonio d'amore, anzi Francesco, già fin da prima di sposarsi, ha una relazione amorosa con Bianca Cappello. È una nobile veneziana giunta a Firenze con il marito, fiorentino di origini più umili, che la fa risiedere nella sua abitazione di Piazza San Marco. Ed è proprio qui che l'affascinante Bianca è notata da Francesco, che ne farà subito la sua amante. Al marito però conviene tacere, perché tutto sommato lui può trarre dei vantaggi da questa situazione. Francesco, tra l'altro, non può farne la propria moglie. È una donna quindi sposata e non è il matrimonio più adatto per l'erede al trono. Ma la ricopre di attenzioni e la ama nonostante tutto. La ama anche dopo il matrimonio con Giovanna d'Austria, arrivando addirittura a imporre Bianca tra le dame di corte e trovando per lei una residenza molto vicina a Palazzo Pitti, proprio in via Maggio, nel famoso palazzo ancora oggi intitolato a Bianca Cappello, a questa veneziana. Giovanna sopporta in silenzio tutto. Il fratello minore di Francesco, invece Ferdinando, non apprezza questa relazione. Egli nel frattempo pensate che è diventato cardinale. A Francesco sono nate però solo figlie femmine, eccetto il piccolo Filippo, che però morirà nel 1582. Nel 1572 Bianca resta però vedova. 6 anni dopo anche Giovanna d'Austria muore a poco più di 30 anni. Francesco e Bianca a questo punto convolano a nozze, però in segreto, nella cappella di Palazzo Vecchio, e solo dopo un anno il loro matrimonio sarà reso pubblico tra festeggiamenti di ogni sorta. Da questo momento il disprezzo da parte del cognato Ferdinando si fa sempre più forte. I due, universalmente riconosciuti come una coppia molto appassionata, non riusciranno però ad avere eredi. Lo Stato regionale, ereditato da Francesco nel 1574, è talmente ben funzionante che questi, come Granduca, si può permettere anche di vivere di rendita. Francesco I è un personaggio talmente diverso dal padre, forse anche meno ambizioso e interessato a governare. Infatti lui delega direttamente ai propri ministri. Ciò che in assoluto lo appassiona di più è lo studio di alcune discipline, come l'alchimia e alcune scienze. Lo studiolo, pensate, a lui intitolato in Palazzo Vecchio, ci parla proprio della sua personalità e di tutti i suoi interessi, anche molto stravaganti, che includono la passione per esempio per la fusione dei metalli, l'elaborazione di rimedi e farmaci, anche attraverso l'impiego di ingredienti come insetti e scorpioni. Se fate un confronto anche per esempio tra il piccolo studiolo e l'attiguo Salone dei Cinquecento, noterete benissimo la differenza di interessi tra i due, no? Mentre Cosimo, il Granduca, esalta le sue conquiste, il suo potere, esibendolo attraverso tutte le decorazioni e affreschi del salone, Francesco I guarda molto più a un aspetto intimo e privato. Considerate che lo studiolo non ha nemmeno una finestra e doveva essere visitato solo a lume di candela. Naturalmente
Francesco comunque è anche un grande appassionato d'arte, a lui si deve l'avvio di quella che poi diventerà l'odierna Galleria degli Uffizi e infatti lui ordinare proprio al Buontalenti di chiudere il loggiato al secondo piano del palazzo, trasformandolo così in una galleria. Per lui lavorano grandi artisti, pensate al Bronzino, all'Ammannati, al Giambologna e Francesco pensate che fa collocare il ratto delle Sabine proprio nella loggia dei Lanzi. A Buontalenti ordina anche la creazione della Tribuna degli Uffizi, anche questa come giallo studiolo dedicato al rapporto tra i quattro elementi, acqua, terra, aria e fuoco. Considerate che proprio nello studiolo ci sarà questo maritaggio di arte e natura. Infine, è sempre a lui che dobbiamo la collocazione studiata ancora dal Buontalenti dei prigioni di Michelangelo all'interno proprio della grotta di Boboli, in mezzo alle stalattiti e ai giochi d'acqua. Nonostante nel primo anno del suo governo Francesco abbia scoperto e punito un gruppo di cospiratori che volevano ucciderlo, le cose per lui proseguono bene, tanto che nel 1576 ottiene addirittura il riconoscimento del titolo di Granduca, anche dall'imperatore e cognato Massimiliano II. Affida i lavori, per esempio, anche per la città di Livorno, il porto più importante della Toscana, al Buontalenti. In questi anni però non è riuscito a avere figli maschi, eredi quindi maschi al trono, perciò il candidato alla successione è il fratello Ferdinando, che abita a Roma. Ferdinando non sopporta la cognata Bianca, nonostante questa abbia fatto più volte sforzi per fare avvicinare i due fratelli, no? Francesco e Ferdinando. I fatti avvenuti poi nella villa di Poggio a Caiano nell'ottobre del 1587, dove Francesco e Bianca troveranno la morte, destano non pochi sospetti nei confronti di Ferdinando. Ferdinando infatti è invitato per alcuni giorni in questa villa e vi sono anche Francesco e Bianca. In seguito a una battuta di caccia a cui i due fratelli prendono parte, Francesco poi si sente male e nel giro di pochi giorni muore. E la coincidenza ancora più strana è che poche ore dopo Bianca, anche lei improvvisamente e gravemente ammalata, lo segue. Su questa vicenda sono circolate molte versioni e sicuramente non è stata ancora detta l'ultima parola. All'inizio si parlò di un avvelenamento. I fatti documentano però che Ferdinando, sentendosi in una posizione diciamo un po' scomoda, ordinò un'autopsia sui due cadaveri, esame che avrebbe in un certo modo fugato ogni dubbio all'epoca. Secondo però recentissime ricerche di studiosi che hanno potuto esaminare alcuni resti attribuiti alla coppia, ci sarebbero tracce però di veleno, il che riaprirebbe un mistero mai del tutto risolto. Pensate che anche le spoglie di Bianca Cappello non sono mai state trovate, non essendo stata ritenuta una persona degna di riposare accanto al tanto amato consorte nella Cappella dei Principi, dove sono sepolti, come sapete, tutti i membri della famiglia Medici in San Lorenzo. Francesco è infatti sepolto accanto a Giovanna d'Austria. Ferdinando, cardinale a questo punto ben lanciato a Roma e che ha operato bene per la Chiesa, tanto da poter far intravedere anche una possibile carriera come Papa, no? Come lo erano stati i due precedenti, Leone X e Clemente VII. Rinuncia però Ferdinando alla porpora cardinalizia per tornare a Firenze e governare al posto del fratello. Come Granduca incoraggia la ripresa dei rapporti con la Francia, anche attraverso l'amicizia con Caterina de' Medici, di cui sposerà, pensate, la nipote nel 1589, Cristina di Lorena. Il matrimonio è un evento talmente solenne che è rimasto impresso anche per i favolosi festeggiamenti tenutisi a Palazzo Pitti e particolarmente nel cortile dell'Ammannati, ma per questo vi aspetto al prossimo episodio. Ciao ciao, se il video ti è piaciuto ricordati di lasciarmi un like, un commento, un pensiero, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei contenuti e se ti va sostieni il mio canale anche con una semplice forma di abbonamento a partire anche da soli 1,99 €. Grazie, ciao ciao, a presto!